Eccoci back qui col Dave. Oggi vediamo la procedura per preparare i brani in Rekordbox, partendo proprio dall'importazione a tutte le varie fasi di preparazione vi mostrerò una tecnica che uso particolare, un po' diversa dal solito, quindi vedremo un po' come importarle, l'analisi, l'ordine, la disposizione della playlist, un trucchetto particolare per avere tutti i brani nella stessa playlist ma suddivisi in modo tale che abbiamo un flusso di play molto più compatto, molto più preciso, molto più immediato. Pronti? Partiamo! Yeah! Allora, mi ritrovo qui, questa è la cartella con i brani, la chiamiamo playlist party. Qui ho i miei brani e vedete che io l'ho disposta dentro alla cartella, sono su Mac, la cartella mio nome utente musica, ho creato una cartella che si chiama Rekordbox e all'interno ho creato la playlist party. Ovviamente se avrò altre playlist, altri brani, che ne so, tech house, eccetera eccetera, li metterò tutti qua dentro, perché bisogna assicurarsi di mantenere i brani in ordine all'esterno di Rekordbox prima di importarli, altrimenti fa casini, le tracce poi non vengono trovate, e quindi avere una cartella dove sappiamo che i brani sono in ordine all'esterno di Rekordbox, tutti ben organizzati. E una volta che abbiamo fatto questo, procediamo all'interno di Rekordbox. Ora, all'interno di Rekordbox abbiamo due modi. Se avete sistemato bene, come vi ho detto prima, le vostre cartelle all'esterno di Rekordbox, non dobbiamo fare altro che trascinarla all'interno della sezione playlist. Quindi io procedo sostanzialmente facendo questa operazione qui di trascinarmi esattamente in questo modo i brani. Ora, lui mi chiede come analizzarli. Qua ci sono brani misti, nel senso che hanno vari BPM, non sono tutti house, non sono tutti tech house, quindi non abbiamo la certezza che siano tutti, per esempio, attorno ai 125-130 BPM. Vado a fare un'analisi da 68 a 135 per il momento. Attiviamo tonalità e analisi frase e diamo ok. Stiamo in playlist party e aspettiamo che vengano analizzate. Quello che faccio di solito, ma non farò in questo caso, è che man mano che lui inizia ad analizzarmi le metto in ordine di BPM, ma non vado a cliccare qui sull'ordine di BPM, perché questo comporta che dopo in ogni altra playlist lui le ordina per BPM, invece io voglio avere che solo questa sia ordinata per BPM. Quindi quello che andrei a fare è metterle in ordine di BPM, quindi per esempio il 120 metterlo nel suo posto giusto, 104 in ordine, ma manualmente, in modo tale che la selezione dei brani rimane tale, eccola qua, ma in questa cartella sono ordinati secondo il mio modo per BPM. Altrimenti, se noi andiamo a cliccare qui su BPM, tutte le altre playlist saranno in ordine di BPM. Magari una playlist ce l'abbiamo per ordine di classifica, un'altra playlist per esempio la vogliamo per ordine di artista, e quindi questo va a ovviare al problema. In questo caso invece andrò a fare una procedura un po' più particolare, perché voglio in questa stessa playlist andare a creare dei blocchi che saranno suddivisi sostanzialmente per genere. Quindi dovrò andare ad ascoltarmi i vari brani o comunque conoscere gli autori e creare una sorta di playlist all'interno della playlist, utilizzando un metodo di separazione. Quindi andiamo a fare questo. Ci serve una traccia muta che utilizzeremo come separatore proprio visivo. Quello che vado a fare è questo. Apro per esempio TextEdit, non scrivo niente nel file e lo vado a salvare in questo caso dentro a playlist party e lo chiamo così. E me lo salva. Ora vado a fare una cosa particolare, vado a cambiargli l'estensione, gli dico, faccio finta che questo sia un file mp3 e gli dico confermi di voler modificare l'estensione, gli dico sì, usa come mp3. Ora questo è un file muto che non funziona, però mi serve come file, diciamo, fantasma da importare dentro a Rekordbox, ma utilizzare come fosse sostanzialmente un separatore. Torno dentro a Rekordbox, non faccio altro che buttarmelo dentro alla playlist party trascinandolo. Lui mi dice analizzarlo, faccio l'analisi, se ne sbattiamo, lo mette qua e mi mette anche un divieto perché capisce che non è un brano musicale.
Diciamo che posso anche, ecco, potremmo anche chiamarlo così, ecco. Tac. E man mano che andrò a fare le suddivisioni dei vari pezzi per genere, andrò a mettere questo separatore. Il problema è che devo ogni volta reimportarlo. Adesso vedremo come. Per esempio, voglio un altro separatore. Devo nuovamente importarlo. Stai aggiungendo i duplicati, dico aggiungi e lui me lo mette qua. Eccoli, quindi ho i miei separatori. Adesso cosa vado a fare? Adesso ci sarà la fase dove io andrò ad ascoltare i brani e li dividerò sostanzialmente per genere. Quindi per esempio vediamo Rihanna insieme a Britney Spears per esempio, Kesha che è tutto un solo, insomma il genere pop hip hop, Timberland con Madonna, Pussycat Dolls, Fergie, Katy Perry, Beyoncé, Black Eyed Peas. Qui va molto a gusto personale o comunque molto anche orecchio, quindi per esempio un primo blocco dedicato all'R&B potrebbe essere questo. Ora diciamo che o si potrebbero mettere in ordine di BPM per esempio, oppure per fare un lavoro un po' più certosino bisognerebbe stare ad ascoltarli e trovare i migliori accostamenti anche dal punto di vista di mixaggio, di affinità tra canzoni. Potrebbe essere anche quello di vedere, per esempio, se funziona la tonalità tra un brano e l'altro. Però per il momento diciamo che sfruttiamo il fatto di metterli in ordine per BPM. Quindi vado manualmente a spostarli in modo da avere questo blocco all'interno della playlist organizzato per BPM. Quindi il primo blocco R&B. Il discorso della barra potrebbe essere interessante, per esempio scrivere RNB, in modo che so che questo blocco è R&B. Il problema è che siccome è la stessa traccia, lui va a modificarmi il titolo su entrambe, quindi bisognerebbe ricreare dei file di testo nuovi e chiamarli ognuno con la specifica. Questo per esempio lo chiamo house, gli modifico l'estensione, lo vado a importare qua, ok, e ce l'abbiamo. Quindi questo potrebbe essere un metodo, se no ne fate uno o lo utilizzate come separatore, altrimenti bisogna fare tanti file di testo quanti sono i separatori che ci interessano col nome diverso. Diciamo che qua c'è una selezione un po' più pop radiofonica, e sinceramente la teniamo qua fino a Meet Me Halfway, quindi spostiamo questo qua da Britney Spears e lo chiamiamo Pop Groove per esempio. Ecco, e anche qua direi di andarli a mettere in ordine di BPM. Ora, per andare a fare una selezione più precisa bisognerebbe andarseli a ascoltare, trovare similitudini, magari si può guardare per esempio l'energia del brano, quindi a gusto personale, proprio a sentimento, a sensazione. Si può andare a vedere la tonalità, oppure si può andare ad orecchio, con elementi simili, andare a trovare delle comunanze e diciamo una successione migliore per il mixaggio. Queste diciamo potrebbero essere le tre vie. Mettiamo quella più veloce, che è questa del BPM, anche perché dovremmo con il controller o con la console andare proprio a provare in primis i brani, se ci stanno, cioè andare proprio a fare una prova di mixato tra i brani, quindi ascoltarsela e andare a sentire anche diciamo i punti chiave. Però siamo ancora alla fase di sistemazione della playlist. Poi andremo a fare un'analisi e a inserire gli hotkey con il sistema codice colore. Ho creato un altro file di testo chiamato 8090-2000 che andrò a inserire esattamente da Maniac. Andiamo a personalizzarlo, facciamo così. Bene, diciamo che abbiamo dato una quadra. Alla fine questa playlist compare suddivisa in 1, 2, 3,
4 blocchi. Allora, riassumendo, questa è un po' la procedura abbastanza particolare in questo caso, dove da una playlist con brani misti li andiamo a scremare creando questi suddivisori tramite la creazione di un file di testo, che poi andiamo a modificare l'estensione per far finta che sia un MP3 e poterlo importare quindi in Rekordbox. Ogni file di testo ha un nome diverso, quindi per ogni nome diverso bisogna creare un file diverso, altrimenti il file, per esempio qui, è una barra unica ed è una copia, quindi se io vado a cambiare il nome a questo mi modifica anche l'altro, e quindi se vogliamo avere dei separatori diversi bisogna creare tanti file di testo diversi. Dopodiché un metodo è metterli in ordine di BPM manualmente, un altro metodo è, come in questo caso, suddividerli per genere, un altro metodo potrebbe essere quello di seguire la tonalità dei brani o addirittura anche l'energia dei brani, la successione dei brani come energia. Il quinto modo, quello più interessante che fa la differenza, è perderci del tempo con il controller o la console e provare brano per brano del blocco per esempio R&B, vedere i punti migliori, magari avendo fatto gli hot cue precedentemente, e testarli proprio sul campo per trovare poi la successione che funziona. Ditemi cosa ne pensate di questa tecnica o come la svolgete anche voi. Considerate che questi sono dei brani che non abbiamo scelto noi, ma ci sono stati chiesti di essere suonati, quindi siamo obbligati, sono molto vari. E ditemi cosa ne pensate nei commenti, se vi piace questo metodo, qual è il vostro metodo che usate, e ci aggiorniamo alla prossima. Quindi aspetto vostri like e commenti, e come sempre buona musica qui col Dave, a presto, yeah!